Ciao a tutti ragazzi e bentornati a 67 Lab. Oggi siamo qua per una nuova speed rev. Vi chiedete come mai non abbia niente in mano e perché ce l'ho nell'orecchio. Calmer, andiamo a vedere di cosa si tratta. 67 Lab. Grazie a Flare Audio oggi posso raccontarvi di questi dispositivi che si chiamano per l'appunto Calmer. Non sono degli auricolari per ascolto, non sono degli auricolari in sé e non sono dei tappi per le orecchie, ma sono dei piccoli dispositivi in gomma da inserire nell'orecchio per migliorare la qualità dell'ascolto e la percezione di quello che sentiamo normalmente. Le Calmer arrivano in una busta di carta riciclata all'interno della quale troviamo i due dispositivi in gomma, un pratico sacchettino per riporle quando non le utilizziamo e una serie di adesivi da applicare per esempio sulle cuffie che andiamo a utilizzare quando utilizziamo queste. Iniziamo a vedere come sono fatti. Come vedete si tratta di dispositivi in gomma che potrebbero sembrare dei tappi, ma che in verità hanno un canale interno sagomato in un modo particolare che permette di convogliare i suoni all'interno dell'orecchio in modo più diretto rispetto a quanto normalmente fa il nostro orecchio naturale. Il nostro orecchio naturalmente è conformato in modo da amplificare certe frequenze per far sì che il sistema ci possa avvisare in caso di rumori forti piuttosto che rumori molesti. Dalle ricerche di Flare Audio questo tende a creare delle distorsioni su delle frequenze che in particolare vanno all'incirca dai 2 kHz fino agli 8 kHz, quindi dai 2000 Hz fino agli 8000 Hz, che sono le frequenze su cui si trovano la maggior parte dei suoni che noi percepiamo durante la giornata e quelle in cui il nostro orecchio è più sensibile. Come sapete ci sono gli infrasuoni e gli ultrasuoni a seconda delle frequenze più basse o più alte, quindi sotto una certa frequenza non sentiamo, sopra una certa frequenza non sentiamo. Nella fascia centrale si concentrano tutti quelli che sono i suoni che noi percepiamo. Flare Audio si è concentrata sulla morfologia di questo oggetto in modo che possa bypassare le parti dell'orecchio che vanno a creare queste micro distorsioni per far giungere in modo più diretto il suono al nostro timpano. In particolare questo oggetto permette al suono di bypassare quella parte dell'orecchio che si chiama conca, che è responsabile di queste distorsioni in quanto crea delle riflessioni all'interno del condotto uditivo. Ne consegue da tutto questo che il suono arrivi al nostro timpano in modo molto più pulito. Prima di parlare di quello che ho recepito io effettivamente come beneficio nell'indossare questi oggetti, devo fare alcune considerazioni che sono doverose. Flare Audio stessa ci spiega che i benefici non sono istantanei, in quanto tutte queste riduzioni di distorsioni sono su livelli di decibel molto bassi, si parla tra i 10 e i 20 decibel, quindi misurazioni che sono fatte effettivamente in una condizione di silenzio. Per cui la prima cosa da fare è inserirle nell'orecchio nel modo corretto, che andremo a vedere dopo, e non aspettarsi il miracolo subito. In verità, quando ho inserito la prima volta nell'orecchio questo oggetto, non ho sentito una grossa differenza, perché la vera differenza si nota dopo qualche ora che queste vengono indossate. Infatti vi accorgerete della differenza non tanto quando le inserirete nell'orecchio, ma quando andrete a rimuoverle. Una cosa a cui bisogna fare l'abitudine è la vestibilità dello stesso, nel senso che noi andiamo a inserire comunque un oggetto estraneo all'interno dell'orecchio, che inizialmente farà sicuramente un po' strano, ma se ci pensiamo spesso portiamo auricolari piuttosto che tappi per le orecchie quando si lavora in ambienti rumorosi, per cui è relativamente semplice abituarsi alla presenza di questo oggetto nell'orecchio. Ma vi assicuro che effettivamente i benefici ci sono, soprattutto dopo lunghi periodi di utilizzo. In particolare io ho notato un beneficio utilizzandolo nel mio ambiente di lavoro. Il mio ufficio è attualmente situato nei pressi dell'officina, in quanto lavoro a diretto contatto con un reparto prototipi e nell'officina, come sapete, ci sono rumori di vario tipo, ferraglia, martelli che battono, flessibili che tagliano ferro e per esempio l'aria dei compressori. Su tutti questi rumori molto fastidiosi si sente effettivamente una riduzione percepita non tanto come volume ma come frequenze. Rimane tutto leggermente più, chiamiamolo ovattato, anche se ovattato suona male perché sembra una cosa negativa, invece è una cosa positiva quella che si sente nella riduzione del suono. E tutto questo senza utilizzare tappi, per esempio, che nel mio caso potrebbero dare fastidio perché devo rispondere al telefono piuttosto che devo sentire i colleghi che mi parlano. La cosa principale è riuscire a trovare la posizione corretta all'interno dell'orecchio. Per farlo ci viene incontro questo pernetto in gomma che serve per l'appunto per andarlo a inserire e a rimuovere dall'orecchio. Nella confezione ci sono poi un foglietto di istruzioni e di divulgazione che ci spiega come lavorano e che ci insegna proprio come andarlo a inserire.
L'inserimento va fatto abbastanza in profondità e ci si accorge che lo si è messo nel modo corretto nel momento in cui sentiamo un piccolo scatto che ci dice che la punta del Calmer ha sorpassato quella famosa conca all'interno del nostro orecchio. La gomma è molto morbida, per cui si adatta perfettamente a qualsiasi orecchio, infatti esiste una taglia sola, e una volta in posizione rimangono molto ferme, per cui non danno fastidio nemmeno per esempio col movimento della mascella, che normalmente su auricolari di bassa qualità per esempio tende a far uscire fuori gli auricolari. Vi ho detto prima di questi adesivi su cui c'è scritto Flare Upgrade. Questi adesivi sono divulgativi, nel senso che se vogliamo li possiamo applicare sulle cuffie che utilizziamo normalmente quando ascoltiamo la musica indossando le nostre Calmer, in quanto l'ascolto della musica con questi dispositivi indossati e l'utilizzo di cuffie over-ear o on-ear viene automaticamente portato a un altro livello. In quanto anche il suono emesso da cuffie di media gamma, per esempio, può essere migliorato proprio per il fatto che tante frequenze parassite vengono abbattute da questi dispositivi. C'è un'ultima cosa che va detta di questi dispositivi ed è il motivo per cui io ho contattato Flare Audio per farmeli mandare in prova. Ho visto dalla pubblicità che come effetto collaterale, ma effetto collaterale positivo, questi dispositivi in alcuni casi vanno ad attenuare quello che è un problema di moltissima gente, che è l'acufene. L'acufene, per chi non lo sapesse, è quel ronzio che alcuni di noi sentono continuamente nella loro testa, nelle loro orecchie, e io sono uno di questi fortunati casi. È un ronzio molto fastidioso che io ho la fortuna di avere da un sacco di anni e quindi di non farci più caso. Però per farvi capire, gente come me che ne soffre pesantemente non conosce quello che sia il vero silenzio, perché c'è sempre questo fischio su frequenze molto alte che si fa sentire nell'orecchio, spesso, come nel mio caso, su più frequenze diverse. Per questo motivo ho chiesto a Flare Audio se poteva inviarmi da testare le sue nuovissime Calmer. Purtroppo devo dire che io questo beneficio al momento non l'ho avuto, ma quelli di Flare Audio mi hanno detto di provare a continuare a indossare questi dispositivi per più ore al giorno, perché alcuni hanno un beneficio istantaneo appena vengono indossate. Alcune persone possono invece beneficiare di questo effetto dopo qualche tempo di utilizzo. Devo dire da parte mia che il mio acufene è abbastanza grave e che probabilmente non ha origine nella parte esterna dell'orecchio, ma è una cosa più a livello neurale. Ma questo è un altro discorso. Quindi io continuerò a provarle, anche perché tanto in ufficio fa molto comodo tenerle e durante il giorno, una volta fatta la prima abitudine, non danno alcun fastidio. Veniamo quindi alle conclusioni. Calmer di Flare Audio, 2 dispositivi in silicone da indossare all'interno dell'orecchio in modo abbastanza profondo e soprattutto in modo corretto per ottenere dei benefici a livello uditivo, sia durante le nostre normali giornate sia durante l'ascolto di musica. Facilmente indossabili, quasi impercettibili una volta fatta l'abitudine e imparato a indossarli nel modo corretto, e soprattutto meno stress per le nostre orecchie. A chi li posso consigliare? A tutti, in quanto dopo qualche ora di utilizzo chiunque può trarne beneficio. Il prezzo non è eccessivo, costano una ventina di euro sul sito ufficiale, sul quale oltre a questi potete trovare anche auricolari per l'ascolto della musica e tappi per le orecchie per ogni gusto, da quelle da utilizzare sul mondo del lavoro a quelle da utilizzare la notte per dormire. So che è un oggetto molto particolare ed è anche difficile da spiegare. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti qua sotto e se avete domande non esitate a farle, per quanto possibile vi risponderò. Anche per oggi da Andrea e da 67 Lab è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdervi nemmeno un episodio. E più sarete e più i contenuti diventeranno sempre più interessanti. Ciao ragazzi, alla prossima!